Ciao ragazzi, oggi parliamo di ciclo di vita dell'espatriato. Che cos'è? Hanno fatto diversi studi che hanno messo in evidenza come spesso le persone che come noi vanno a vivere all'estero vivono delle fasi che più o meno si somigliano tutte. Poi la tempistica può essere diversa, ma ci sono principalmente 4 fasi diverse. Lo studio al quale mi riferisco con questo video è quello del sociologo norvegese Sverre Lisgard, non so se si pronunci così, che ha ideato questo modello per l'adattamento culturale dell'espatriato. La prima fase sarebbe quella della luna di miele, è la fase in cui arrivi nel paese di destinazione, tutto ti sembra bellissimo, d'altronde sei andato là magari per necessità lavorative oppure perché ti attraeva quel paese nello specifico. Infatti l'espatriato è più una persona che va fuori per desiderio di scoperta, sì, cerca delle condizioni magari migliori, però non è esattamente costretto al 100%. Ad ogni modo, all'inizio il paese che ci ospita ci fa respirare quella freschezza che noi stavamo cercando, per da un lato fuggire da magari un certo grigiore, un appiattimento che trovavamo nel nostro paese di origine, e dall'altro per cercare proprio la novità con la speranza di creare e mettere delle radici in quel paese. La fase della luna di miele può durare diverso tempo, può durare magari alcuni mesi, può durare un anno, generalmente comunque è una fase che non dura forse più di 2 anni. La gran parte di voi che ha vissuto all'estero probabilmente avrà vissuto questa fase. È bellissimo poter trovarsi in una realtà diversa, fare le cose che volevi fare, magari nel tuo paese d'origine e non riuscivi a fare, o anche bellissimo essere circondate di persone che sono magari simili a te dal punto di vista del sistema valoriale o magari dalla priorità che danno a certe cose piuttosto che ad altre, dal respirare un'atmosfera di possibilità e di sogno, tra virgolette, che invece magari in Italia non si trovava. Possono essere tanti i motivi per cui quel paese è particolarmente attraente per noi. Purtroppo però questa fase ha una durata limitata e viene seguita da quelle che gli studiosi chiamano la crisi. La fase anche chiamata appunto di shock culturale, la fase dove noi entriamo in crisi, non sappiamo perché abbiamo fatto questa scelta, il paese ci sembra quasi improvvisamente molto diverso da come siamo fatti realmente, molto più diverso da come immaginavamo, ci sentiamo delusi, spaesati e cominciamo a fare dei paragoni continui con il nostro paese di origine. Il nostro paese d'origine viene così dipinto, idealizzato, perché aveva tante cose che magari avevamo dato per scontato e che adesso invece ci troviamo privi di tutte queste cose. Cominciamo a mettere in discussione la nostra scelta. Non comprendi più la cultura del tuo paese ospitante, ti sembra senza logica, non ha senso tutto questo. Tutte queste cose ci ricorderanno di quanto quel paese sia radicalmente diverso dal paese dal quale proveniamo. E più tu vedi questa differenza, più cominci a provare un risentimento nel paese in cui ti trovi, quello che ti ospita. Cominci a chiederti: ma perché sono venuto qua? Cosa ci ho trovato di così speciale in questo paese? E perché ho fatto questa scelta? In poche parole, non ne puoi più della barriera linguistica, non ne puoi più della differenza culturale, non ne puoi più degli atteggiamenti così diversi, non ne puoi più a volte di fingerti, perché in un certo modo devi cercare di mimetizzarti un pochino in quella cultura se vuoi essere anche accettato. Nonostante tutti i nostri sforzi, nonostante abbiamo imparato la lingua, abbiamo fatto anche comunque dei contatti o comunque delle amicizie, abbiamo trovato anche degli interessi o qualcosa che ci piace, nella fase
fase di crisi siamo talmente spesati e vogliamo minimizzare così tanto le relazioni con il paese nel quale ci troviamo che non vogliamo più uscire di casa, perché uscire di casa sarebbe prendere consapevolezza che ci troviamo in quel paese, che dobbiamo affrontare tutte le differenze culturali che ci sono lì, dobbiamo interagire con le persone di lì. È più una discesa lenta che un tonfo improvviso in realtà. Magari la nostra organizzazione è improvvisa, però è latente dentro di noi questo accumulo anche di negatività. La fase della crisi può avere una durata anche qui variabile, può durare qualche anno, può durare anche 10 anni, non ci sono ovviamente delle statistiche ufficiali, sono semplicemente questi studi sociologici che hanno fatto delle ricerche ben precise e hanno parlato proprio di una curva ad U, e quindi di cicli diversi, possono alternarsi, possono essere più o meno lineari. Questa fase di crisi e di vero e proprio shock viene poi seguita da una fase di lento recupero. La recovery infatti è una curva che sale lentamente verso la progressiva realizzazione che quel paese ha effettivamente delle cose positive che noi impariamo ad ammirare, ma questo può avvenire semplicemente nel corso del tempo. Stiamo recuperando la gioia di vivere in quel paese dopo tanti anni o mesi in cui abbiamo vissuto una depressione legata al fatto che non ci sentivamo più a casa. Ora ovviamente questa fase di recupero verrà seguita da una fase di adattamento, il cosiddetto adjustment, in cui recuperiamo la stima per il paese che sembrava persa magari qualche anno prima e ci convinciamo che effettivamente stare lì ha un senso, ci ha dato qualcosa che magari nei momenti difficili non abbiamo saputo vedere, ci ha comunque dato anche delle cose negative che però effettivamente bilanciate con le cose positive hanno reso la nostra vita tutto sommato migliore rispetto a quella che era prima o che avevamo prima. Quindi la nostra scelta viene nella fase dell'adattamento riconfermata e l'espatriato dice ok, effettivamente qui ha un senso la vita, perché sto facendo delle cose che molto probabilmente lì nel mio paese di origine non avrei potuto fare. Ovviamente questi sono solo dei grafici, sono degli studi che per quanto utili poi possono non rispecchiare la realtà, nel senso che gli alti e bassi della vita dell'espatriato possono essere molto più complessi di quelli che sono delineati in questi studi. Ci saranno alcuni espatriati che non hanno alcun problema sin dall'inizio, si trovano benissimo in quel paese, si realizzano, non hanno fasi particolarmente depressive o di messa in discussione della loro scelta, o ci sono invece espatriati che sin dall'inizio non si trovano bene, non si sentono a loro agio e quindi poi inevitabilmente tutto il seguito sarà difficile. Ad ogni modo, i primi mesi in cui ci trasferiamo all'estero sono quelli più difficili, sono i mesi in cui dobbiamo cercare di tirare fuori le nostre migliori energie, perché sono i mesi in cui dobbiamo ricreare tutto il nostro ambiente. Però effettivamente superati questi mesi poi siamo orgogliosi di quello che a poco siamo riusciti a costruire. Quando io mi sono trasferito a New York ricordavo che i primi mesi avevo un'energia incredibile, che io stesso ero sorpreso di me stesso, non capivo da dove veniva fuori questa energia, ma è proprio questo desiderio di costruirti questo nuovo ambiente, il fatto che devi contare solo su te stesso, che ti fa tirare fuori qualcosa di straordinario, che solo chi vive all'estero può capire. Chi vive all'estero, chi fa questa esperienza e soprattutto chi cerca di costruirla da zero, magari non sei arrivato là con già dei contatti grossi, ma cerchi di trovare lavoro e costruirti tutto da zero, chi fa questo secondo me merita un inchino, perché tutti noi che abbiamo fatto così abbiamo fatto qualcosa di umanamente credo straordinario, perché è veramente difficile mettersi in discussione a questo livello, non tutti lo fanno e chi lo fa ha una marcia in più e se la ritrova, perché sia che continui a vivere all'estero sia che torni poi te la ritrovi. Ovviamente non c'è nessuna garanzia che la fase di crisi
poi porterà successivamente a una fase di aggiustamento in cui recuperiamo la nostra serenità e siamo contenti di stare in quel paese. Non è detto che questo succeda, può essere che la crisi è talmente profonda e che i motivi sono talmente radicati per cui per noi i contro sono superiori ai pro e lì proprio non ci vogliamo più vivere. Però questo non vuol dire che per altre persone non possa portare ad esiti diversi. D'altronde le cose finché non le provi non sai dove ti portano. Tu non puoi sapere le priorità specifiche per te spesso se non hai provato qualcosa di diverso. Il periodo di difficoltà infatti è fondamentale per capire quali sono le nostre priorità, capire anche di trovare le risorse giuste, circondarsi di persone e di strumenti giusti per superarlo. Tutto questo per dire con questo video che questi studi confermano che tutte le scelte che noi facciamo non sono pazze o strane, ma sono perfettamente normali, fanno parte delle sfide psicologiche umane dell'esperienza dell'espatrio, perché ricordiamoci, l'esperienza dell'espatrio è una cosa seria dal punto di vista psicologico, perché pone delle sfide, ma anche delle tremende opportunità belle per noi che comunque ci cambiano in un certo qual modo. Vivere all'estero ti cambia per sempre? Probabilmente sì, probabilmente ti cambia per sempre, probabilmente ti sentirai a volte un po' spaesato quando sarai trapiantato di nuovo da qualche altra parte, ma questo fa parte anche della ricchezza che tu hai acquisito tramite questa esperienza che molte persone, la stragrande maggioranza delle persone, non ha. Tu hai qualcosa di speciale e il prezzo da pagare per questa cosa speciale purtroppo è quello a volte di sentirti un po' fuori luogo in contesti magari diversi rispetto a quelli precedentemente vissuti. Comunque sarei curioso di sapere nei commenti la vostra esperienza, in quale di queste fasi siete. Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale dopo avermi dato un bel like al video. Ciao!